Buongiorno, oggi faremo un piatto tipico romano, ci proveremo a farlo, vi dirò come io la faccio, poi sicuramente ci sarà qualcuno che la farà peggio e qualcuno che la farà meglio di me. Io vi indico come io la faccio con un po' di miei intrugli e poi vediamo che succede, va bene? Andiamo a vedere, è facilissima, la trippa non la fa nessuno perché vi assicuro che è un piatto eccezionale, costa pochissimo. 2 kg di trippa costano 15 €, quindi è un piatto eccezionale, ci mangia tutta la famiglia, ci potete fare da contorno, da primo, da secondo, tutto per ci inzuppare il pane, viene un piatto eccezionale. Seguitemi perché sicuramente troverete qualche interesse su questa ricetta. Facilissima da cucinare, adesso vi indico come, andiamo a vedere gli ingredienti. Chiaramente trippa quanto? Per 4 persone, tanto troverete tutto in descrizione, circa 1 chiletto di trippa. La trippa la acquistate dal macellaio, ve la fate tagliare a pezzettini come volete e gli domandate se è già stata bollita oppure no. Se non è stata bollita, la mettete in acqua calda a bollire per circa 20 minuti, mezz'ora al massimo, altrimenti dopo si spappola troppo, insieme a mezza cipolla intera, però non a pezzettini perché poi la dovete togliere, una carota tagliata a pezzettini, delle gocce di limone, ce lo spremete dentro, e delle fettine di zenzero fresco, le tagliate a fettine e 3-4 fettine le mettete dentro a bollire dentro l'acqua e la lasciate lì per circa una mezz'oretta, 20 minuti, in modo che comunque perda un po' di durezza. Poi gli altri ingredienti che servono, e lo vediamo dopo a che cosa servono: un po' di vino bianco, mezzo bicchiere, pepe in grani lo metteremo un pochettino ad abbrustolire su una padella, sono un esperto di abbrustolura, di tostatura di chicchi di pepe se non avete visto la mia cacio e pepe andatela a vedere perché vi fate 2 risate oltre che un'ottima ricetta, e poi lo mettiamo a pestare nel mio mortaio. Se non avete il mortaio lo schiacciate con un coltello grande. Poi la cipolla ve l'ho detta, ma ne servirà ancora un po' dopo per la cottura, un'altra carota, quindi un paio di carote, del sedano a coste che tagliamo a pezzettini. Poi servirà della passata di pomodoro, dei pomodori pelati, eccezionalmente una bella menta romana o menta, mentuccia, quella che volete, in foglie fresche, o se no quella in liofilizzata e quindi secca. Che manca? Abbiamo finito. Pecorino romano, abruzzese, sardo, quello che volete, ce lo mettiamo dopo alla fine quando sarà tutto cotto. Va bene? Procediamo. Ricordate quando vi ho detto che mettevamo a tostare un po' di pepe? Ecco, lo stiamo facendo. Al momento la padella è un po' grande, però facciamo tostare un po' di pepe e poi lo mettiamo da parte. Nell'altra padella stiamo mettendo la base per la nostra trippa, cioè il pomodoro. Abbiamo messo 2 semplici agli in camicia, un po' di peperoncino perché ci vuole sempre, e facciamo scaldare un po' l'olio. Saliamo un pochettino il pomodoro e lo lasciamo a cuocere per circa una ventina di minuti. Abbiamo finito a brustolire, vedete? Adesso lo andiamo a schiacciare. Il pepe, se lo fate prima brustolire, sempre un pochettino prima, sarà tutta un'altra cosa rispetto al pepe che potete fare e grattate in quel momento. Il pepe è grattato, abbiamo finito e ce lo teniamo da parte e lo metteremo verso la fine. Allora, abbiamo fatto già il sugo, l'abbiamo messo, il pepe l'abbiamo tostato e tritato, andiamo a preparare il soffritto da mettere insieme per far soffriggere tutta la trippa, va bene? Ci vediamo al soffritto. Allora, ho evitato di spiegarvi come si pulisce una cipolla e come si sbuccia. Ho messo in un tagliere, in un qualcosa per tagliare un frullatore della cipolla. Andiamo a dargli una tritata non frullata. Mi raccomando, dovete tritare, non frullare, perché sennò poi viene tutta l'acqua. Gli diamo brum. Ecco qui, questo è il risultato che dovrete avere. Mi raccomando, non dovete avere un risultato differente da questo. Prendiamo questo e lo mettiamo da parte in un qualcosa.
Ecco qui, allora, stesso procedimento per le carote, è inutile che vi spieghi come fare le carote, le tagliate a pezzettini e le frullate. Ecco qua, secondo il risultato, questo è il procedimento da fare, non di più e non di meno. Mi raccomando, tritate, non frullate. Adesso tocca al sedano. Se volete un consiglio, il sedano, siccome è pieno di fili, pulitelo con un pelapatate, vedete? Fate in questa maniera e si porta via tutti i fili. Chiaramente lavatelo, però in questa maniera i fili stanno tutti qua. Ecco qui, abbiamo messo il sedano. Quando stiamo mettendo il sedano ci mettiamo altre spezie. E allora andiamo a mettere qualche fogliolina di salvia, qualche piumino, come si chiameranno questi qua del rosmarino. Non metteteci l'alberello, ma solo le foglioline. Guardate, queste spezie sono importantissime perché danno una spinta che probabilmente altri non mettono. Le metto perché so che daranno un sapore ancora più importante. Io ne metto tanto perché ho 1,5 kg di trippa, voi probabilmente ne potrete mettere anche molto di meno. Qualche fogliolina di salvia, sì, di salvia, di menta. Avremo questo risultato e adesso andiamo a soffriggere la trippa. Nella padella abbiamo messo dell'olio a scaldare. Appena avrà raggiunto una certa temperatura potremo inserire il nostro la prima parte di tritato, di soffritto, per fare il soffritto. Allora, qui abbiamo le carote e le cipolle. Ecco qua. Aggiungiamo del sale. Sfiammiamo con un po' di vino. Dobbiamo attendere che finisca di svampare, evaporare tutto l'alcol e poi inseriremo le nostre ultime spezie. Nel frattempo il sugo è quasi cotto. Allora, quando tutto il soffritto avrà preso fuoco, quindi sarà privato dell'alcol, possiamo inserire la nostra zuppa e farla rosolare un po'. Poi alla fine aggiungeremo il nostro sugo. Dobbiamo cercare di far un po' insaporire la trippa, poi più tardi inseriremo il sugo e magari un po' d'acqua. Priviamolo dei nostri agli. Allora, qui abbiamo, ricordate il nostro pepe? Lo incominciamo ad aggiungere. Quando sarà pronta la nostra trippa? La nostra trippa sarà pronta quando sarà ai nostri denti idonea per essere mangiata. Ogni tanto provate, casomai aggiungete del sale, aggiungete del pepe, tutto il resto ormai è già dentro. Ci vediamo fra un po'. Allora, abbiamo finito. Ricordatevi che la trippa fa parte del famoso quinto quarto, che non è il dubbio del vostro parente che vi sta a venire a trovare in ascensore. Nel quinto quarto, ma è il quinto quarto, il famoso pezzo, la parte dei buoi, dei bovini, delle vaccine, che insomma che a quei tempi non volevano i signori, quindi il quinto quarto era la trippa, la milza, la lingua, la coratella, insomma tutte le parti, gli scarti dei buoi, delle
macellazioni che venivano dati ai poveracci. Oggi la trippa è un piatto che si trova in qualsiasi trattoria romana, ma anche di tutta Italia, e vi invito a farla perché è veramente una squisitezza, costa poco, ci vogliono un'ora e mezza per farla, e non è come la coda che ci vogliono 4-5 ore di preparazione, invece la coda già se è preparata ci vuole molto poco ed è veramente buona. Vi invito a farla. Andiamo ad impiattare. Ecco la nostra trippa alla romana. Tornate sui nostri social e mettete mi piace se vi è piaciuto, mettete non mi piace se non vi è piaciuto, cercheremo di migliorare. Buona giornata a tutti e grazie a tutti. Sapori antichi. Grazie a tutti.